Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Epcot. Vi anticipo che andremo a fare Guardiani della Galassia, uno dei roller coaster più grandi in America, dove ci vuole per forza la prenotazione. La prenotazione è attiva dall'app, dove potete comprare anche i biglietti dalle 7 del mattino. Noi questa mattina abbiamo preso il cellulare, ci siamo messi la sveglia, abbiamo continuato a fare il refresh come chiede l'applicazione. Nel momento in cui abbiamo accettato, comunque alle 7:01 secondo eravamo al 67° posto in fila, e quindi faremo l'attrazione circa a mezzogiorno e 50 secondo quanto dice l'applicazione. Ok, abbiamo fatto ora i controlli, siamo entrati in questo momento e con il biglietto sulla app ci hanno scannerizzato il codice e ci hanno dato questa tessera. La tessera l'abbiamo passata sul lettore con la forma di topolino e poi abbiamo passato il pollice nell'altro lettore per abbinare il nostro dito alla nostra tessera. Secondo quanto ci ha detto il ragazzo che ci ha accompagnato qua con Uber, a fianco alla sfera di Epcot ci deve essere un posto dove ci danno qualche souvenir gratuito. Ora cerchiamo di capire, vediamo se è vero quello che ci ha segnalato, così anche per voi, se venite qua, sapete come fare. Allora, l'informazione è vera, ha chiesto Chiara, purtroppo erano senza questi souvenir, ma ci hanno detto di provare in altri negozi che magari ce l'hanno e ce li danno. Cerchiamo di capire se riusciamo. Proviamo all'interno di questo gift shop, vediamo, forse ce li hanno. They told us if it's your first time in Epcot, you have a You mean the pins? The pin first time? I think so. Ok, questa è la spilla souvenir gratuita per la prima visita ad Epcot, quindi se venite qua per la prima volta avete diritto a questa spilla souvenir. A me e Chiara ce l'hanno date uguali, non so se ce n'è di diverse, di diversi colori, ma questa dichiara la vostra prima visita ad Epcot ed è gratuita. E per immortalare questa cosa andiamo ad appiccicare sullo zaino comprato ieri dalla concorrenza agli Universal Studios la spilla della prima volta, se ce la faccio. È duro sto zaino. Ok, la perderò entro stasera, non lo so, ma abbiamo la spilla. Una cosa che mi piace dei parchi Disney è la musica epica che ti accompagna quando entri anche in tutto il parco e ti dà proprio la grinta, ti dà la voglia di essere qui. Non so, c'è qualcosa di magico diverso da altri parchi e questa è una cosa che mi piace un sacco nei parchi Disney. Altro punto positivo, come comunque anche agli Universal, se entrate nel parco, appena entrate avete il wifi gratuito, vi collegate a Disney Guest, vi aprirà una pagina internet dove farete collegati e basta, non dovete inserire dati e niente, tutto gratuito. Siamo appena entrati, stiamo cercando di capire The Sea with Nemo and Friends, lo spettacolo, e proviamo a fare questo giusto per scaldare un po' i motori. Niente, scherzavo, c'è qualche problema all'attrazione, l'hanno chiusa e stiamo uscendo tutti. Forse abbiamo un po' di sfiga che ci perseguita, non lo so. È la terza attrazione in 2 giorni che ci dà problemi. Proveremo più tardi, vabbè, tanto era per scaldarci e per iniziare un po' ad ambientarci. Ovviamente dico terza attrazione perché se andate a vedere il video Universal che vi lascio qua in descrizione o qua sopra, abbiamo avuto un po' di sfighe nella zona Harry Potter. Proviamo quest'altra attrazione, sempre che sia un'attrazione, perché siamo venuti qua da completi ignoranti senza spoilerarci niente, quindi vivrete con noi questa esperienza e capiremo insieme a voi tutte le attrazioni che riusciremo a fare, cosa sono, che tipo di attrazioni sono, se sono attrazioni o sono solo visite guidate per vedere qualcosa di Epcot. A vedere dal cartello, il The Land contiene all'interno Soarin' Around the World, che dovrebbe essere un'attrazione che ti porta, scusate c'è un po' di riflesso, in giro per il mondo. Oppure Living with the Land, anche qui un'attrazione che ti porta in giro, e ci dovrebbero essere anche dei ristoranti. Come vedete qua ci sono dei ristoranti e qualche ingresso d'attrazione. Adesso proviamo a vedere Soarin' e vediamo in cosa consiste. Usciti ora da Soarin', piacevolmente sorpreso perché non mi aspettavo niente di che, invece è molto carino.
per chi è stato ad Europa Park può immaginarsi come sia questa attrazione pensando a Boletaria. Molto bella, l'unica cosa forse che mancava erano un po' gli schizzi d'acqua nei momenti in cui c'era l'acqua che volava, ma c'era l'odorama che ti faceva immergere in questo viaggio in giro per il mondo per poi tornare ad Epcot e arrivare con i fuochi d'artificio ad Epcot. Ne vale la pena fare la coda? Sì, direi che un massimo di 40 minuti di coda per questa attrazione sono accettabili. E adesso, sempre all'interno della Land, andremo a fare Living with the Land, altra attrazione all'interno di quest'area che trovate subito appena entrate di fronte a voi. Secondo il count 35 minuti d'attesa, ma spero che scorra tanto perché è veramente tanta la gente qua. Però sull'app ci dà 20 minuti d'attesa, forse non si è aggiornata, non lo so, ma qua davanti da 35 minuti. Allora, devo dire piacevolmente soddisfatto di questa attrazione, tra virgolette. Ci stiamo persi in mezzo alla gente. Allora, tra virgolette, perché non è la tipica e solita attrazione che puoi trovare in un parco divertimento. Praticamente è un viaggio Praticamente però. Praticamente. Posso ripeterlo? Praticamente è un viaggio scienzo, story, geografico, parola inventata da me, che spiega un po' questa pratica che c'è all'interno della Land, dove vengono creati sistemi di coltivazione molto green, che utilizzano fino all'ultima risorsa per riuscire a fare queste coltivazioni all'interno di questa Land, e il 50% circa del raccolto che creano qui lo utilizzano per i ristoranti che ci sono qua dentro alla Land. Ora ci dirigiamo verso l'attrazione Spaceship Earth, che ci dà 20 minuti d'attesa all'interno della sfera di Epcot. During your slow-moving journey, your time machine will slowly rotate back, then may stop at Blue Earth. Ghiacciato Toscana invece che Liguria. Siamo un attimo fermi per un inconveniente all'attrazione, ma ci hanno detto che ripartiremo presto. Carino come viaggio nel mondo e nella storia, dagli antenati nostri fino a non so quando arriveremo, a che anno arriveremo. Il parco è abbastanza vecchio perché è del 1982, quindi non so se questa attrazione è stata poi rinnovata, quando è stata fatta effettivamente, quindi non so fino a che anno arriverà. Molto carino. Our time travels have been momentarily delayed. Please remain seated. Siamo ripartiti. In a perfect world, accidents do happen. Siamo noi, abbiamo creato il nostro futuro con le domande che ci ha fatto l'attrazione. Don't worry, instant communication is never far away. Fortunately, your entire medical history is with you, and all surgeons in the world are always on call, thanks to real-time video links and remote-controlled instruments. In no time at all, you're back on your feet. Boh, ha voluto farlo rompere a te. Questo era il nostro Città del Futuro. Ciao. Molto carina questa, si respira quell'aria di vintage, molto molto carina però, e mi ha trasportato un po' in quella puntata dei Simpson che penso sia ispirata a Epcot, adesso non mi ricordo, dove c'è questa visita nel futuro delle persone, dove si vedono i robot, le macchine, tutto va a fuoco. Vabbè, qua è veramente fatta bene, le ambientazioni sono stupende, fatte benissimo, e devo dire che mi ha stupito, non me lo aspettavo, però si respira questa cosa vintage americana che si vede tanto nei film, nei cartoni animati. E ora siamo in una zona spaziale futuristica ma vintage. Allora,
abbiamo guardato un po' di volte l'app per Guardiani della Galassia, aumenta sempre un po' il tempo, manca un'ora in questo momento, sperando che non aumenti ancora, e approfittiamo di questi minuti per andare a mangiare. Non so se ci fa bene però questa cosa, e poi andiamo a fare l'attrazione principale per il quale abbiamo prenotato questa mattina mettendoci la sveglia alle 6. Siamo a mangiare in questo fast food subito davanti all'attrazione che abbiamo appena fatto. Potete scegliere tra hamburger, sandwich, pizza, insalate, e poi dovrebbe esserci il free refill prendendo il bicchiere che costa $4,49. Allora, abbiamo finito di mangiare, abbiamo preso 2 pezzi di pizza, non malissimo, tipica pizza americana presumo, è la seconda che mangiamo. Il gusto non male, ovviamente non come quella italiana. Poi Chiara ha preso un'insalata che sapeva solo d'aceto, io ho preso un classico cheeseburger con le patatine, il bicchiere per il refill gratuito, e in tutto abbiamo speso $40. Diciamo che per un parco va benissimo un prezzo del genere. Ora mancano 10 minuti a Guardiani della Galassia, finalmente faremo l'attrazione anche noi. Non ci siamo spoilerati assolutamente niente, non sappiamo cosa ci troveremo davanti, sappiamo solo che è una delle più grandi al mondo e una delle più costose al mondo per la realizzazione. Is it just me staring in the mirror on the wall? All I can see is nothing more of nothing at all. Ok, visione da Guardiani della Galassia, super divertente, oltre che anche un po' adrenalinico, non ce l'aspettavamo, eh? Super inaspettato, super bello, anche la coda veramente super tematizzata, ma l'attrazione in sé ti dà qualcosa di inaspettato e ti fa divertire tutto il tempo. A me io ho riso tutto il tempo, anche la musica che ci sta benissimo in tema Guardiani della Galassia, e purtroppo non si poteva fare video ovviamente, ma sarebbe stato difficile perché comunque sei sballottolato a destra e a sinistra. Non da nausea, non lo so, poi se soffrite tanto di motion sickness diciamo che potrebbe dare un po' di problemi. Noi avevamo appena mangiato e non ci ha dato alcun problema di sorta. Molto bella e soprattutto consigliata. Per noi che siamo amanti più delle dark ride e di questo tipo di attrazioni, siamo venuti a Epcot giusto per quello, perché comunque il parco in sé, Epcot, è molto carino, ma non è quello che noi solitamente cerchiamo in un parco divertimenti. Infatti oggi poi ci sposteremo in un altro parco. Ovviamente puntualizziamo il fatto che se volete fare Guardiani della Galassia avete 2 finestre di tempo per prenotarvi, alle 7 di mattina e all'1 del pomeriggio, almeno attualmente. Siamo a ottobre 2024, attualmente il sito riporta solo queste 2 modalità e solo queste 2 finestre. Dovete essere velocissimi perché noi, come vi ho detto prima, abbiamo prenotato continuando a fare refresh alle 7:03 secondi, eravamo già alla 67esima e abbiamo aspettato dall'apertura del parco, che oggi era alle 9, ben 4 ore e mezza. Comunque verificate tutte queste informazioni nel momento in cui andate, verificate anche gli orari del parco ovviamente. Ora ci avviamo fuori e cambiamo parco e andiamo al Magic Kingdom. Altra informazione utile: se avete il pass come noi, dove vi potete spostare in ogni parco quando volete, praticamente uscendo ora, noi ad esempio da Epcot stiamo uscendo e stiamo andando a Magic Kingdom, poi chiuso Magic Kingdom possiamo anche tornare qua senza problemi, basta riscannerizzare questo e possiamo rientrare gratuitamente, perché possiamo tutto il giorno spostarci. In questo momento la regola è che il primo spostamento va fatto dalle 2 del pomeriggio in poi. Intanto qui trovate i prezzi per partecipare al parco, 2 giorni, 3 giorni o 4 giorni. Vi consiglio comunque di verificare sempre i prezzi sul sito perché possono variare. Ora, uscendo fuori da Epcot, ci avvieremo a Magic Kingdom con la monorotaia. La monorotaia ce l'avete subito uscendo sulla sinistra, in questo punto qua. Questa è la monorotaia, vedete il cartello lì, monorail, e con la monorotaia andrete direttamente al Magic Kingdom. Tutti i mezzi di trasporto che vi portano da un parco all'altro, indipendentemente da quale parco andiate,
sono gratuiti, non dovete pagare niente in più di quello che già avete pagato per l'ingresso al parco. Ok, siamo arrivati alla prima tappa, siamo scesi dal primo treno, ora dobbiamo scendere sotto a prendere l'altro transfer per Magic Kingdom. Quindi non è questo quello diretto, ma bisogna scendere per prenderne un altro. Quindi dal cartello per Magic Kingdom o bot o altro binario con l'altro treno, che da qui sembrerebbe quello azzurro. Esatto, noi siamo arrivati da quella di Epcot, che adesso tornerà ad Epcot, e dobbiamo prendere quella per Magic Kingdom. Questo è il bello della scoperta, per quello vi dico di seguire tutto il video fino alla fine e di vivere questa esperienza con noi, perché come noi siamo venuti qua a provarla per voi, abbiamo le risposte piano piano che andiamo avanti e grazie agli errori che facciamo. E siamo ufficialmente arrivati a Magic Kingdom. E siamo ufficialmente dentro Magic Kingdom, già in un ambiente più fiabesco come piace a me e a Chiara. Ora proviamo un trucchetto, siccome poi torneremo a Epcot perché qua chiude prima oggi. Prendiamo il treno dall'entrata di Magic Kingdom e scendiamo nella fermata intermedia dall'altra parte del parco, così poi ci faremo a piedi fino di nuovo all'uscita, incontrando le attrazioni che dobbiamo fare sulla strada. Qualche piccolo easter egg mentre si aspetta il treno. Manovella. E ce n'è molte altre. Vabbè, qua ci sono le monete commemorative, si può pagare in cash o col bancomat. Un altro bellissimo questo film. Ce n'è molti altri, vediamo nelle altre stazioni, ma sta arrivando il treno e quindi ci prepariamo a prendere il treno. Eravamo vicino a un ingresso che non era un ingresso, quindi rischiavamo di rimanere fermi qua. Ok, siamo scesi nella stazione di Fantasyland. Vediamo se questa tattica avrà i suoi frutti. Oggi è veramente pieno di gente e cerchiamo di vedere quali attrazioni riusciamo a fare di quelle che ci interessano principalmente. Vista la situazione code, che è veramente tanta, abbiamo deciso di prendere il battello e almeno faccio un po' il giro del parco col battello. Quindi il nostro preventivo di scendere col treno alla terza fermata non si è rivelata molto saggia, ma non per colpa nostra, ma perché il parco, pur essendo in settimana, oggi è giovedì, è veramente pieno e le code sono lunghissime. Tra l'altro non prende bene neanche internet né il wifi del parco né il 5G del Ciò Consegli, perché c'è troppa gente, quindi c'è un sovraccarico e non riesco a caricare la mappa, neanche l'app, e neanche Chiara ci riesce, quindi stiamo andando un po' a caso, ma prenderemo ora il battello e proveremo a fare almeno il giro del parco, del lago e riprendere qualcosa da lì.
salto temporale dopo i problemi di ieri per le code immense e le poche attrazioni che siamo riusciti a fare. Siamo venuti oggi a Animal Kingdom e mentre cambiamo parco mi sono preso una piccola ciambella, non ho ancora fatto colazione e sono le 2 del pomeriggio. Way too clean, I was born this way. This my DNA. I was EBT, now the bread on the way was the ETA. I done took my payment, it sound too clean. I'm a trail ass nigga, never thought I can't got a dollar on. Entrati ora al parco, ci dirigiamo subito nell'area Avatar perché c'è tantissima coda e quindi ci mettiamo subito in coda perché principalmente siamo qua per fare la zona Avatar. Peeling off clothes, I'm 5 in the crib, and she putting on a show. Tell him eat my dust when the green light show. I'ma peel it off, niggas don't want this smoke. Little nigga, y'all want this smoke. I'ma spark that shit, I've been feeling on edge. I'ma burn that down to the ashes cold. More fire, more fire, more fire, more fire. Spark that shit, I've been feeling on